Ciao a tutti! Vi ricordate quando Fabio mi ha mandato a prendere un R1250R per fare un video con la Youngtimer? Bene, ho deciso di rendergli pan per focaccia visto lo scherzetto bastardo che mi ha fatto e l'ho mandato a prendere un R1250 GS Adventure 40° anniversario, l'ultima arrivata, e gli ho detto che faremo un video di confronto con un'altra Max Enduro, ma mai si aspetterà che io arrivi con lei, la Benelli TRK 502X. Vediamo che faccia fa quando mi vedrà arrivare. Ciao ragazzi, Marco mi ha lanciato una delle sue solite sfide, mi ha detto di aspettarlo qui in questa bellissima location sul Vezzena e fortunatamente mi ha detto di passare a prendere questa bellissima R1250 GS Adventure, il 40 Years, il modello anniversario, che è veramente fantastica, ma nell'attesa che arrivi Marco, e non credo che sarà così breve, cogliete l'occasione e iscrivetevi subito al canale per non perdere poi i prossimi video. E intanto Marco non c'è. Ciao Fabio! Hai visto? Ma cos'è? Pesa il doppio? È una brutta copia di un'altra moto? E in più è fatta di ferro cinese. Ma tu vorresti paragonarla a questa meraviglia? Beh, considera che è sempre uguale da 40 anni, avrà 50 kg di inferriate ai lati, il cardano che si spezza come il pane. Ma di cosa stiamo parlando? Ovviamente stavamo scherzando, le definizioni che abbiamo dato sono quelle che abbiamo tratto dai social, sono chiacchiere da bar, assolutamente non veritiere. Gente mal informata, tra l'altro. Già, assolutamente mal informata. Noi abbiamo voluto toccare con mano queste moto che sono ai vertici della classifica di vendita e grazie all'idea di Marco abbiamo deciso di provarle e di metterle a confronto, anche se paradossalmente il confronto Ma c'è, non c'è, sicuramente è una prova tipica, ma proprio per questo noi siamo qui e la facciamo. Salite in sella con noi e seguiteci. Ok, bene Fabio, le abbiamo provate, ce le siamo scambiate. Allora, che dire, qui abbiamo TRK 502X, una Max Enduro con motore bicilindrico parallelo fronte marcia, 500 cc, 48 cavalli, quindi guidabile anche con patente A2. Una moto che al prezzo di 5.990 euro offre di serie già molto per chi si avvicina a questo genere di moto, quindi magari a chi piace l'adventuring. Basta vedere parabrezza bello ampio con i deflettori, paramani, abbiamo le protezioni del motore, un paracoppa, cavalletto centrale e un bel portapacchi dietro, quindi comunque una moto che si presenta veramente completa già come prezzo di lancio. Lì invece? Qui GS non c'è bisogno di presentazioni, la versione 40 Years, quindi la versione anniversary del 40 anni di storia, una versione che non ha avuto necessità di un particolare upgrade. Ovviamente parliamo di uno standard, di un budget completamente diverso da TRK. GS si posiziona sopra i 21.000 euro in funzione poi anche di tutti gli allestimenti che si possono scegliere. E la cosa interessante, viene mantenuta la stessa ciclistica, viene mantenuto lo stesso motore, devo dire che hanno raggiunto uno stato di perfezione veramente molto alto, 1250 con 136 cavalli, una coppia che si distribuisce lungo il contagiri in maniera davvero adrenalinica, ma che può essere
scelta che può essere plasmata in funzione delle proprie necessità, grazie attraverso anche la nuova mappatura Eco, che è la nuova scelta, la nuova opzione che fa l'occhiolino sul dashboard quando saliamo in sella. Un'altra importante novità è il fanale adattivo e la nuova illuminazione che dà ancora maggiore sicurezza al conducente. Detto questo, la prova che ho eseguito sulla moto, che abbiamo eseguito sulla moto, ci ha dato un riscontro scontato, assolutamente facile, semplice per il neofita, ma altrettanto tecnica per chi abbia già un grado di capacità alla guida molto elevato e sia molto esigente, quindi richieda che la moto sia cucita sulle proprie necessità. Ecco che perciò, insomma, la moto, signori, funziona molto bene, devo dire che è top brutto, di categoria. Parliamo di una moto che c'è da 40 quello che anni. volevo chiederti proprio per questo è: noi questa la conosciamo e sappiamo come va, ma TRK? TRK per quanto mi riguarda è stata veramente una sorpresa, una moto che quando leggi la scheda tecnica magari storce un po' il naso, perché certe scelte possono non sembrare subito comprensibili. In realtà secondo me Benelli ha fatto una scelta vincente e comunque i numeri di mercato lo dimostrano. Una scelta vincente perché abbiamo una moto che sì, è vero, ha delle dimensioni abbondanti, ha comunque un peso un po' impegnativo, perché insomma superiamo i 230 kg in ordine di marcia, comunque un serbatoio da 20 litri che è sempre comodo per chi deve fare chilometri. Una moto che comunque, nonostante questa potenza, si muove molto bene. Secondo me, utilizzata in qualsiasi tragitto fino a 110-120 km/h, ha un bello spunto, ha una potenza che pensavo fosse bassa, pensavo non fosse sufficiente, invece secondo me è perfettamente a fuoco. Ci sta soprattutto per l'utenza che potrebbe scegliere questa moto, quindi un'utenza magari un po' più alle prime armi, un po' sull'entry level, che arriva da altre categorie, e lo fa comunque con un prodotto completo che ha una guidabilità ottima, si guida molto bene, il peso sì, cioè si sente nelle manovre, ma invece mentre la si guida non dà così tanto fastidio. Occhio un po' ai freni però, perché secondo me non hanno quel mordente necessario per frenare questa massa, che comunque è importante, nonostante i dischi siano da 320 mm. Però ripeto, una moto che nel complesso gira veramente bene, anche frizione morbida, il cambio l'ho trovato molto morbido e preciso, non scalda, magari le pedane sono poste un po' in avanti, però ci sta, io l'avrei preferito un po' più indietro, te lo dico, però comunque è una posizione di guida molto comoda, molto confortevole, per il turismo sicuramente può andare bene. Per il resto, che dire, una moto veramente completa, con anche alcune chicche, come per esempio i comandi retroilluminati, cosa che per esempio mancano su moto di categoria di fascia superiore. E qui io sottolineo questa tua intuizione, perché effettivamente la pulsantiera del GS è stata implementata, quindi a livello di pulsantiera, di pulsanteria, se uno non la conosce bene, non c'è un lampione che ti dia una mano la sera, trovare il pulsante giusto non è poi così facile, quindi la retroilluminazione dei pulsanti, magari proprio sulla descrizione del pulsante, secondo me qui manca. Dovrebbe esserci. Cosa che invece manca qui, per esempio, sono le manopole riscaldabili, che non è possibile prenderli neanche come optional. Benelli non ce l'ha nel catalogo, e questo magari è un po' un suggerimento, un consiglio che diamo a Benelli, ovvero di ampliare quella che è la gamma e il catalogo degli accessori, perché soprattutto chi sceglie moto come queste diciamo ha piacere anche nel cucirsi la moto addosso, come per esempio le manopole, che tra l'altro sono comodissime. Oggi giriamo con 3-4 gradi di temperatura, quindi ci starebbero alla grande. Qui oggi avevo anche la sella riscaldata e vi posso assicurare che non è un optional così marginale, così poco rilevante, soprattutto quando le temperature e i chilometraggi percorsi come quelli che facciamo noi cominciano a essere importanti. Assolutamente. Ti dirò, adesso le moto più o meno le abbiamo spiegate, io direi sì, aggiungerei una cosa, permettimi, dimmi. Perché GS offre una frenata d'emergenza decisamente sofisticata, nel senso che quando si va ad effettuare la frenata d'emergenza il sistema la riconosce e vi aiuta, e quindi i quattro indicatori di direzione si accendono in maniera autonoma. Ma devo dire che sulla TRK la posizione del pulsante per azionare i 4 indicatori di emergenza è davvero intelligente, interessante, cosa che non ho trovato su altre moto, e quindi complimenti a Benelli per questo piccolo dettaglio, che in realtà non è poi così piccolo e ininfluente. Vero, sono d'accordo.
Dai, visto che c'è una bella giornata di sole, io ti proporrei di fare altre 2 curve e poi ci ritroviamo per trarre un po' le conclusioni di questa comparativa, chiamiamola così, di questa prova tipica. La strana coppia, proviamo, vediamo come va ancora, però sono veramente divertenti. A dopo! Ciao! Ok Fabio, ne abbiamo provate tutto il giorno, ce le siamo un po' scambiate, abbiamo visto come vanno, ma io vorrei farti subito, per finire, sulle conclusioni, una domanda a bruciapelo. Secondo te c'è effettivamente qualcosa che si può fare con una moto e non si può fare con l'altra, e viceversa ovviamente? Beh, in realtà devo dire che ero partito prevenuto nei confronti di TRK, conoscendo molto bene la gamma GS, quindi una conferma da 40 anni, ma TRK è stata una piacevole sorpresa, una moto che ha saputo dimostrare che la sua versatilità è forse uno dei motivi che l'ha portata in cima alle classifiche della vendita. Una moto intelligente, una moto che nasce con una cilindrata ridotta, devo dire che ti permette di fare un po' tutto. Ti permette di fare tutto con la massima facilità, versatilità, tranquillità, quindi ho scoperto il perché del suo successo e perché è in cima alle classifiche di vendita. Sì, guarda, sono completamente d'accordo. Alla fine, a chi piace l'adventuring, secondo me sarà contentissimo sia che vada su una TRK sia che vada su un GS. È ovvio che la differenza di prezzo è molto alta e quindi anche in base alle disponibilità economiche uno farà una scelta piuttosto che l'altra, però mi viene anche da dire che non ci sono troppe rinunce, come hai detto tu. Volete fare viaggi in autostrada, volete fare un po' di off, fate tutto in maniera diversa, perché è inutile negarlo, in maniera diversa, ma fate assolutamente tutto. Poi sai un'altra cosa, spesso leggendo nei commenti sul web, in internet, sui forum, la gente tende a comparare queste due moto, ma secondo te effettivamente ha senso compararle? Non ha senso compararle. Una cosa che ci ha sorpresi però è il fatto che per strada abbiamo incontrato dei gruppi di motociclisti che erano composti sia da chi possedeva TRK e chi possedeva GS. Forse un azzardo, non sappiamo dire il motivo per cui questo fenomeno. Ripeto, non è possibile ovviamente paragonarle, però è veramente un fenomeno nuovo, interessante, curioso. È una moto che potrebbe dedicarsi a essere destinata a un pubblico nuovo, un nuovo tipo di motociclista, probabilmente non un motociclista di rientro, perché il motociclista di rientro probabilmente sceglie GS, un motociclista più esperto e che desideri avere più comfort, avere più optional, avere una moto più prestazionale, ma sicuramente può essere interessante forse per un entry level. Può essere una moto interessante per chi voglia cambiare categoria e quindi passare da anche da uno scooter o da una naked, da una naked, sì, a una moto che possa dare maggiore protezione e perché no consentire di avere anche più comfort durante la guida e via dicendo. Sì, guarda, anche secondo me non ha troppo senso paragonarle perché sono su due fasce completamente diverse, però da un'altra parte ha anche un po' senso perché comunque sono due Max Enduro, tutte e due con cerchio 19-17, tutte e due che comunque danno un buon comfort, chi vuole fare chilometri, magari chi vuole fare turismo, medio, lungo raggio, comunque secondo me si troverà bene. Ovvio che
siamo su due fasce completamente diverse, quindi sì, paragonarle sì e no, semplicemente. Guardiamo poi il successo nel tempo, perché è vero che il TRK sta vendendo molto, è primo in classifica, a ottobre è la moto che ha venduto di più, ma anche durante tutto il 2020 è quella che ha fatto le immatricolazioni più alte. Il GS comunque è lì, è vicino, anzi addirittura se contiamo le vendite di GS Standard e GS Adventure sono anche superiori, sono maggiori, ma il punto secondo me è un altro. Qui abbiamo comunque una moto che quest'anno tra l'altro festeggia i 40 anni, infatti questa le livrerà il 40° anniversario. TRK è sul mercato da molto meno tempo, sono 3 anni, uscita nel 2017. Secondo me c'è comunque da dare importanza anche al fatto che una moto è da 40 anni sul mercato, da 40 anni che vende molto, con numeri molto alti. Secondo te, in un futuro, che futuro vedi per queste due moto? Beh, la strada per TRK è una strada ancora molto lunga, è una moto che si esprimerà al meglio negli anni futuri, quando probabilmente riceverà degli upgrade e quindi le consentirà di giocarsela ancora di più con altre moto di pari categoria, ovviamente non con GS. La GS invece resta quella, come possiamo dire, per un motociclista, un veicolo che consente di cavalcare la tradizione ma di toccare il futuro, quindi resta secondo me in top, in testa alla classifica. Ovviamente, ripetiamo, non è possibile paragonarla, però il fenomeno Benelli, complimenti anche a Benelli, è un fenomeno veramente che ci ha sorpreso. Bene, il video è finito, vi ringraziamo per averlo visto e vi diamo i saluti per la prossima volta. Ciao!